Buongiorno amici, oggi parleremo di un nuovo CarPlay. Partiamo dalla domanda che mi sento fare spesso: ma serve davvero un CarPlay sulla moto? E io vi rispondo con onestà: no, non serve. Come non serve un caffè buono alla mattina, come non serve una sella comoda, come non serve una buona giacca che non ti fa arrivare fradicio. Decidete voi quel che serve e quel che non serve. Qui entriamo in un confronto tra correnti di pensiero. Basta tecnologia, troppa elettronica, non c'è più quell'aspetto romantico della cartina, meglio il satellitare classico o già il supporto smartphone, eccetera, eccetera, eccetera. Se ne potrebbero aggiungere tante. In realtà, quando non si conoscono da vicino certe soluzioni, siamo portati ad agire secondo ciò che sappiamo già. Facciamo le stesse scelte, anche se non sempre sono le migliori. Oggi scoprirò con voi il CarPlay di AOC, il BM7, un dispositivo appositamente dedicato a BMW dalle caratteristiche che lo rendono davvero unico e molto molto interessante. Vi segnalo in anticipo che in descrizione troverete un link diretto che permetterà a tutti gli amici del canale di beneficiare di uno sconto del 22%. Se userete quel link, l'importo che visualizzerete nel cestino sarà già scontato, oppure potrete utilizzare il codice Wanderlust22 e trovate tutto molto semplicemente in descrizione. AOC è un'azienda con cui collaboro da tempo, un'azienda seria che continua ad avere a cuore l'evoluzione tecnologica. Ho già testato altri dispositivi CarPlay di AOC e vi confermo, ragazzi, che non è stato un test o una recensione fine a se stessa per il canale, perché chi mi conosce anche di persona o segue i miei video può notare che continuo ad usare molto felicemente gli stessi dispositivi e posso davvero consigliarli. Permettetemi di fare però due riflessioni generali sul mondo CarPlay prima di partire con l'analisi del BM7. Riflessione numero 1. In generale, rispetto ai sistemi CarPlay per auto, parliamo di auto, ci sono ricerche che mostrano una preferenza netta per i sistemi phone-based rispetto al software nativo del lato. Quindi in un sondaggio citato anche da Motor Trend, l'85% degli intervistati preferiva CarPlay Android Auto al sistema integrato della macchina. In altre parole, la ricerca ha dimostrato che c'è una maggiore propensione ad utilizzare il CarPlay anche in auto, lasciando spesso inutilizzato il navigatore di serie. Vi posso garantire che mi ci ritrovo in questa ricerca. Io stesso ignoro praticamente sempre il navigatore dell'auto a favore del CarPlay. Riflessione numero 2. Nel mondo moto sta succedendo la stessa cosa? Sì, ma molto più lentamente. Sulle moto siamo in una fase più giovane, ma la direzione è chiara. Stanno spuntando sempre più sistemi che portano mirroring, CarPlay, Android Auto, anche su moto che non nascono con infotainment evoluti. E diversi osservatori parlano proprio di uno spostamento verso questi display. È un fenomeno in corso, quindi sì, mentre una volta il mantra era o il navigatore dedicato oppure il telefono, oggi sempre più persone scelgono la via di mezzo. Telefono al sicuro, ma interfaccia comoda davanti agli occhi. Quindi la domanda giusta non è serve o non serve. La domanda giusta è: a te cosa serve davvero quando sei in movimento? Perché CarPlay in moto oggi non è un altro schermo, è molto semplicistico parlare di mirroring. È un modo diverso di usare le cose che già usi, le mappe, la musica, le chiamate, WhatsApp, eccetera, 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 ma con meno stress, più praticità e, se vogliamo, anche con maggiore chiarezza visiva. Ragazzi, vorrei riprendere rapidissimamente, molto rapidamente, dei punti che avevo citato in un precedente video, sempre dedicato a un dispositivo CarPlay. Cosa offre un CarPlay in pratica? Mappe sempre aggiornate, qualunque mappa userete già installata sul telefono, essa sarà praticamente sempre aggiornata. Su questo non ci sono dubbi. E la scelta della navigazione. La scelta della navigazione è un altro punto. Oggi non esiste la mappa migliore. Dipende dal viaggio, dal traffico, dal tipo di percorso che state per intraprendere. Quindi usi quella adatta per i fuoristrada o quello che meglio ti indica in tempo reale il traffico o altre info utili perché è connesso ad internet. Potrai passare indifferentemente da Google Map ad Apple Map, ad Osmand, a Waze, potrai navigare offline in eventuali zone remote e senza segnale.
scaricando mappe offline. Ho già vissuto questa esperienza in Ladakh. Inoltre non è mirroring fine a se stesso. CarPlay e Android Auto sono interfacce pensate per l'uso in movimento. Icone grandi, comandi rapidi, insomma, ottimizzazione in chiave motociclistica dell'interfaccia. Inoltre parliamo di dati extra, traffico reale, autovelox, ricerche veloci, punti di interesse aggiornati, musica e podcast in un attimo. Tocchiamo il tema dell'uso del telefono e stress batteria o surriscaldamento. In questo caso il telefono lo tieni in tasca o nella borsa da serbatoio ed è tutto molto più semplice. Se parliamo di sollecitazioni della fotocamera, vibrazioni e stabilizzazioni ottici non vanno d'accordo. Lo sappiamo, se eviti di montare il telefono sul manubrio eviti anche quel rischio. Ultimo, ma molto importante, parliamo di all-in-one. Si va sempre di più nella direzione di un sistema integrato di dispositivi periferici, tutti connessi via wireless al CarPlay, rilevamento di pressione gomme, dashcam, radar per rilevamento angoli ciechi, eccetera, eccetera, eccetera. E voi che cosa ne pensate? Qual è la vostra esperienza su questi dispositivi o le vostre remore? Tu che stai guardando questo video, scrivi in basso nei commenti che cosa ne pensi, sono curioso di conoscere il tuo punto di vista. E adesso immergiamoci nel mondo del AOC BM7 con un rapido unboxing e scheda tecnica del prodotto. Il dispositivo arriva in una bella confezione estremamente protettiva e spessa. Il packaging si presenta pulito e con fondo bianco, come piace a me. All'interno della scatola troviamo tutti i cavi essenziali per collegamenti e avvio. In particolare, le 2 dashcam, se acquistate come optional, i cavi per il collegamento dashcam con il dispositivo, 2 adesivi 3M e viti per fissaggio delle camere anteriore e posteriore. Il BM7 è chiaramente compatibile con smartphone Apple e Android. Prevede un'integrazione completa in modalità wireless. Puoi accedere alle mappe, ascoltare musica in streaming, gestire le chiamate e usare le app preferite direttamente sullo schermo, senza tirar fuori il telefono dalla tasca. Perfetto per guidare in modo più sicuro e sempre connesso. È dotato di Wi-Fi sia a 2,4 GHz sia a 5 GHz, oltre a Bluetooth 4.0. Il BM6 da 6 pollici o il BM7 da 7 pollici offrono un abbinamento più rapido, prestazioni delle app più fluide e una connessione wireless stabile. È progettato per una vera integrazione BMW. Il sistema funziona con i comandi della Wonderwheel di serie, cambi schermate, regoli le impostazioni e controlli il CarPlay o Android Auto senza staccare le mani dal manubrio. È impermeabile e antipolvere IP67, quindi guidi con tranquillità con qualsiasi meteo. Il corpo è certificato IP67 e resiste a pioggia intensa, fango e polvere e funziona in modo affidabile con temperature estreme da -20 a 60 gradi. Ha uno schermo IPS antiriflesso che garantisce una visibilità nitida anche sotto il sole diretto, con luminosità fino a 800 nit, oscuramento automatico e refresh rate a 60 fps. Il display resta fluido, definito e facile da leggere. Il BM6 o BM7 si inserisce direttamente nel supporto navigatore BMW per un vero plug and play. Niente tagli di cavi, niente cablaggi complessi, lo agganci e parti. Oltre all'optional delle dashcam, che vi consiglio vivamente, offre il monitoraggio in tempo reale della pressione gomme. Compatibile con i sensori TPMS BMW, il sistema ti avvisa subito in caso di variazioni pericolose di pressione o temperatura durante la guida. Attraverso il codice Wanderlust22, link in descrizione per sconto automatico, potrete avere un risparmio di circa $85 sull'unità BM6 o quasi $88 sulla BM7. Lo sconto è applicabile indifferentemente su tutti i prodotti del sito AOC, quindi se stai guardando questo video ma fossi interessato ad un altro dispositivo diverso dal BM6 o BM7, sfrutta pure il link per lo sconto. Ragazzi, nella prova che vedrete direttamente sulla moto vi renderete conto di una cosa: installarlo e collegarlo è davvero molto semplice. Io l'ho fatto in pochi minuti, ho acceso il Bluetooth, lui è comparso subito tra i nuovi dispositivi e l'abbinamento è andato, direi, assolutamente al primo colpo. Essendo un dispositivo dedicato a BMW, attraverso questi contatti l'integrazione è pulita e immediata una volta collegato. Hai subito le informazioni e le funzioni che aspetti senza complicazioni. A livello di costruzione
costruzione si sente che è un prodotto solito, non è un classico aggeggio leggero che ti fa pensare ok, vediamo quanto dura. Qui lo prendi in mano, lo monti e capisci che è fatto bene. Soprattutto pioggia, polvere non sono un problema, quindi su questo si può stare assolutamente tranquilli. Tenete conto che è un IP67, il 6 indica che ha una protezione completa contro la polvere. La seconda cifra, il 7, indica che ha una resistenza temporanea in acqua fino a 1 metro di profondità per 30 minuti. Sfido ognuno di voi a immergervi direttamente in acqua per 30 minuti con la vostra moto. Scherzi a parte, questo è un parametro standard che ci garantisce totale impermeabilità sotto pioggia o acquazzoni. È presente lo slot per la scheda micro SD, utile sia per salvare i file della dashcam sia per eventuali aggiornamenti. Come vedrete durante la prova posso selezionare il file di video e foto scegliendo quelli generati da ripresa anteriore o posteriore e visualizzarli direttamente su questo ampio display. Tutto veramente in tempo reale. Per la lingua c'è anche l'italiano, ma io ho lasciato l'inglese perché onestamente lo trovo più coerente con le voci di menu e con tutte le funzioni. È tutto più standard e l'ho trovato in un certo senso anche un po' più immediato. Nota importante su un dato: sul mio GS del 2017 non viene rilevato l'angolo di inclinazione. Questo però non è un limite del CarPlay, è la mia moto che non mette a disposizione quel parametro in quel modo, quindi quando il sistema BMW lo fornisce, il dispositivo lo visualizza correttamente. E qui arriva una delle cose che mi è piaciuta di più: poterlo gestire direttamente dalla Wonderwheel. Senza staccare la mano navighi tra app e funzioni in modo naturale, come se fosse un sistema integrato di serie. Davvero, in certo senso ti fa pensare che sia parte integrante del mezzo. Ultima cosa molto comoda, gli alert della pressione gomme. Posso impostare una soglia minima e massima e quando vado sotto o sopra quei valori mi arriva la notifica. Ora direi di spostarci sulla moto per farvi vedere in pratica come funziona e come è semplice installarlo. È giunto il momento che a me piace tanto. E vai! Come vedete ragazzi, il CarPlay è fissato direttamente sulla piastra BMW. Io ho avvitato i connettori delle videocamere. Le telecamere le ho posizionata una qui, utilizzando direttamente l'adesivo 3M che era in confezione, e poi ne ho posizionata un'altra qui, ed è una telecamera sgrandagolata e, come vi farò vedere, riprende anche diciamo questo dettaglio, però poco importa. Ho preferito arretrarla un attimino per renderla meno visibile perché mi piaceva di più in questo modo. Queste sono le dimensioni, come vedete, e quindi riesco comunque a vedere molto bene tutto il resto del contachilometri e del display digitale analogico della BMW. Inserirlo è molto semplice. In questo momento ho sbloccato, rilascio da questo lato il blocco e poi posso agevolmente staccare. In questo caso io dovrei svitare anche ovviamente le due viti della telecamera. Allora ragazzi, siamo qui a provare il BM7 in questa bella, fredda, uggiosa giornata invernale. Ha appena smesso di piovere e cercheremo di fare queste riprese per far vedere appunto come funziona questo dispositivo. All'accensione, dopo la schermata di benvenuto, che è peraltro personalizzabile, come avete visto compare il logo AOC, e lì in quel caso può essere sostituito anche con altre immagini, quindi con una bella customizzazione secondo i vostri gusti, le immagini o i loghi che vi piacciono di più. Si arriva automaticamente alla schermata che vedete qui, dove viene visualizzata una sorta di replica del tachimetro, del contachilometri della moto. Quindi in questo momento, come vedete, viene indicata la velocità e qui c'è l'indicazione del numero di giri. Al centro vediamo essere presente la bussola e a destra invece vengono riportate i livelli di pressione della ruota anteriore e della ruota posteriore. In questo momento sono espressi in bar. Poi vediamo in alto al centro l'indicazione dell'ora
sono le 13:03 e ci sono altre due icone, questa verde e quest'altra, che stanno ad indicare l'attivazione wifi e l'attivazione del GPS, e inoltre questa in basso indica che sono effettivamente collegati i sensori per, in questo caso sono quelli originali BMW, per il rilevamento della pressione delle gomme. In basso sono presenti alcune icone che permettono di accedere ad altre funzioni che vedremo a breve. In questo momento sto schiacciando la Wonder Wheel verso destra e mi porta a quest'altra schermata dove vengono riportate altre informazioni che vengono recuperate dal sistema della moto. Quindi abbiamo il range, il residuo di chilometri percorribili con il carburante presente attualmente nel serbatoio, vediamo la temperatura 86 gradi centigradi del motore, l'angolo della moto. In questo caso non viene rilevata dal mio modello questa informazione, ma per le moto che sono predisposte, per i modelli predisposti con questa informazione che viene offerta dal sistema BMW, sicuramente la vedrete correttamente visualizzata. Viene poi riportata la temperatura esterna, in questo momento ci sono 7 gradi, il voltaggio della batteria 14,1, e poi vengono replicate altre informazioni già presenti nella schermata precedente, ossia la pressione delle gomme davanti, anteriore e posteriore, i giri della moto, la velocità a cui sto andando in questo momento, e poi viene indicata la marcia e l'orario, e poi viene indicato qui in alto con un numero un pochino più ridotto il numero di giri del motore. Schiacciando ulteriormente la Wonder Wheel verso destra arrivo a un'altra schermata che è grosso modo riepilogativa degli stessi dati della schermata precedente. Quindi vediamo il numero di giri in alto a sinistra, i chilometri orari, la pressione delle gomme, l'angolo della moto, l'inclinazione della moto, il residuo di chilometri percorribili, la temperatura del motore, la temperatura esterna, il voltaggio della batteria, poi indica quanti sono i chilometri totali percorsi dalla moto, le previsioni della data del tagliando e quanti chilometri mancano appunto al prossimo tagliando. Schiacciando ulteriormente sempre verso destra la Wonder Wheel, spingendo verso destra, anche qui vengono riportate, direi, le stesse informazioni. Cosa succede? Che se schiaccio ulteriormente ritorno in quella che potrei definire un po' la schermata principale con le informazioni. A questo punto, se dobbiamo andare ad agire sul navigatore, in questo momento io sto utilizzando le mappe di Google, è sufficiente schiacciare con la Wonder Wheel o verso destra o verso sinistra, a me viene comodo verso destra, per, facciamo finta, 3 secondi, e ci ritroveremo nella schermata con le mappe di Google. Quindi qui mi fa vedere esattamente dove mi trovo, non ho impostato nessuna meta. Come dicevo prima, il bello di questi dispositivi è che permettono di poter accedere e utilizzare le mappe che più ci interessano in un dato momento, in base al fabbisogno, in base a quello che stiamo facendo o che vogliamo fare. Quindi io sto utilizzando Google Maps, ma potrebbe esserci in questo momento Waze, piuttosto che Osmand, eccetera eccetera eccetera. Ehi Siri, portami a Milano. In questo momento mi ha dato le indicazioni per Milano. Ecco, in questo momento voi non l'avete sentito ovviamente perché io ho avuto il ritorno tramite il Bluetooth direttamente nel casco e mi ha dato le indicazioni, mi ha confermato che ha preso le indicazioni per Milano, e in questo momento mi sto muovendo di conseguenza. Ma torniamo un attimo nelle precedenti schermate, quindi schiaccio nuovamente per 3 secondi la Wonder Wheel e sono andato qui in basso
quindi sempre muovendo la ruota vedete che io passo da un'icona all'altra e via di seguito. Allora vi faccio vedere da subito, quindi se schiaccio in questo caso la camera, l'ho fatto direttamente col guanto in velocità, se schiaccio la camera in questo momento è la camera anteriore che sta riprendendo, come vedete l'immagine è veramente pulita, è molto nitida e sta registrando, perché registra a ciclo continuo. Poi vi faccio vedere quali possono essere le impostazioni a nostra disposizione. Posso customizzare ulteriormente la visualizzazione, quindi qui posso dirgli di passare alla camera posteriore, oppure posso avere contemporaneamente la doppia visualizzazione, la camera anteriore e la camera posteriore. Quindi qui con la ruota verso destra, schiacciando, facendo dei semplici clic, passo a diverse modalità di visualizzazione della camera e via. Tra l'altro, ecco, mi ero dimenticato di farvi vedere che c'è anche l'indicatore di direzione, l'indicatore della freccia, e da questa schermata ho la possibilità di vedere anche se sono in riserva oppure no. Ho la telefonata, ho la musica, ho le mappe, ho tutto ciò che in quel momento voi avete ed è replicabile direttamente dal vostro telefono. Qui mi sto muovendo, come vedete, con la ruota quando viene evidenziata la scritta. Qui non ho audiolibri. Invia messaggio a Barbara. Ciao, sto provando il BM7 AOC. Sì, invia. Ok, come avete visto, in questo caso io ho dato delle indicazioni, mi ha chiesto conferma di invio del messaggio, in questo caso a Barbara, mi ha letto nuovamente il messaggio nel casco e poi ho dato ok per l'invio. Leggi il messaggio ricevuto da Barbara. Chiama. Ehi Siri, chiama Barbara. Ok. Ehi, ciao, sto facendo delle prove, mi senti bene? Ok. Sto facendo delle prove anche se ha ricominciato a piovere. Infatti adesso torno a casa. Davvero molto immediato, senza grandi difficoltà, e automaticamente è in grado di rilevare tutte le informazioni che gli arrivano dal sistema BMW ed è gestibile direttamente attraverso la Wonderwheel della moto. Quindi con un clic io passo praticamente da una videata all'altra, con schiacciando un pochino più a lungo vado a finire appunto nella videata, potrei dire, principale. Schiacciando ancora una sola volta mi sposto nelle varie videate. Tenendo schiacciato per qualche secondo in più verso destra mi va a finire direttamente sulle mappe su cui sto navigando e ho scelto di navigare in quel momento. Qui posso regolare la luminosità, ma in questo momento c'è A, per cui io l'ho scelta in automatico, e da qui posso impostare tutta una serie di altre cose, quindi i tempi di registrazione. Voglio ad esempio una registrazione di 1 minuto, di 3 minuti e di 5 minuti, quindi posso definire
in questo caso il loop di registrazione. Io ho lasciato 1 minuto. Io ho inserito l'auto luminosità, quindi mi può andare in automatico. In questo momento è settato automaticamente al 29%. La pressione delle gomme espressa in questo caso in bar, nonché la temperatura delle gomme dei pneumatici. Posso, come dicevo, impostare ovviamente anno, mese, giorno, ora, minuti e secondi con visualizzazione a 24 o a 12 ore. Faccio vedere anche lateralmente come si vede il tutto. Questo è il parabrezza originale BMW, quindi è perfettamente coperto e nascosto. E queste, come vi dicevo, sono le telecamere. Andiamo a vedere un attimo. Qui se voglio registrare o interrompere per qualunque ragione. Qui se voglio fare una foto istantanea di dove sto riprendendo in quel momento. Qui posso vedere i singoli file, mi fa vedere direttamente le riprese e qui ovviamente posso anche scorrere le riprese già fatte. Qui mi fa vedere che quelle sono riprese, vedete come cambia l'icona? Quelle sono riprese anteriori. Se schiaccio ulteriormente mi fa vedere che le riprese e i file di ripresa che sta visualizzando, che posso visualizzare, sono quelli posteriori. Qui ho l'immagine che ho scattato prima, schiaccio e me la fa vedere, quindi è molto bello perché ho modo di poter toccare con mano in qualunque momento tutto ciò che faccio e di poterlo vedere, poterlo eventualmente selezionare e poterlo anche cancellare. Ecco, qui sta facendo vedere le riprese durante il passaggio in galleria. Devo dire che è davvero molto bello il display e si potrebbero guardare i film mentre si va. Ragazzi, ci vediamo in studio per le conclusioni finali. Che dire, cosa mi è piaciuto e cosa mi è piaciuto meno. Colorazione, grafica, definizione, colori e dimensioni generosi, quindi visibilità, sono degli elementi che si notano immediatamente. Mi ha colpito molto positivamente la facilità di installazione e se ci sono riuscito io ci può riuscire chiunque. In realtà c'è poco da installare, nel caso mio avevo in più la dashcam che sono opzionali, altrimenti con un clic sulla basetta BMW, come se fosse un navigatore, il dispositivo è immediatamente operativo. Mi piace molto la navigazione tramite la cloche, la Wonder Wheel della moto, quindi senza dover necessariamente intervenire con le dita sul display, soprattutto quando si è magari a una velocità più sostenuta. La navigazione e il refresh delle schermate è fluido e il touch è davvero buono. Mi è piaciuto meno il fatto che, essendoci il GPS integrato, avrei davvero gradito che, piuttosto che proporre una ridondanza di info su schermate diverse, venisse valorizzata l'altitudine, con una grafica ad hoc sempre chiaramente visibile. Chi come me va spesso in moto in montagna dà molto peso a questo, è molto utile per tante ragioni. Vedrò prossimamente se posso avvalermi di un'app dedicata e riconoscibile dal dispositivo. Con queste riflessioni, ragazzi, vi lascio e vi ringrazio per aver guardato fin qui. Ti invito, tu che stai guardando, a iscriverti al canale per incoraggiarmi a condividere altri contenuti come questo. Lascia un like e ci vediamo presto con altre storie di viaggi ed esperienze motociclistiche. Alla prossima!